Bene, siamo pronti per proseguire. Non so neanche come cominciare a presentare il prossimo intervento. Marco Montemagno lo conosciamo tutti, Blogsfere, Codice Internet, io reporter sulla piattaforma Sky. È un po' il personaggio da seguire, il maiuscolo, il personaggio da seguire per Internet in Italia. Marco Montemagno. Non ricordo la mia età. Per alcuni ci sono sempre stata. Alza. Abito ovunque e in nessun posto. Sono il luogo di una nuova geografia. Ho un'identità mutevole ed ho imparato che per conservare è necessario trasformare. Credo nelle persone più che nella tecnologia. Sono un giuramento di civiltà più che una promessa di generazione. Alcuni parlano di me come di un destino. Credo in un credo editabile. La mia religione è illuminista e a volte dicono illuminata. Credo nell'uomo, nella moltiplicazione dell'umanità attraverso di me. Il mio nome è Internet e sono qui per restare. Eccoci, buongiorno a tutti. Armageddon. Allora, io devo dire, ormai sono 12 anni che lavoro in internet e francamente faccio un attimo fatica a capire internet che cosa sia. Non credo tanto agli esperti, se devo essere sincero. Credo alle persone che fanno. Credo a persone come potete essere voi, che vi sporcate le mani, avete delle competenze in un settore come quello del turismo, credo alle persone che sono venute sul palco e fanno dei progetti concreti. E quindi secondo me questo è un ottimo incontro e posso chiedervi un applauso per l'organizzazione che ha organizzato questa BTO straordinaria, davvero? Giancarlo Carniani e il suo staff. Allora, io ho 2 figli di 9 e 11 anni e l'altro giorno mio figlio più piccolo, che ha 9 anni, si chiama Iari, arriva da me tutto preoccupato e mi dice: Papino, è successo un problema incredibile. Dico: cos'è successo, Tato? Quale problema c'è? Guarda, i CD sono diventati neri. Dico: come CD neri? Allora inizio a pensare, incendio no. Poi comincio a dire: magari vuoi vedere il giovane hacker che ha messo il CD all'interno del forno a microonde? Sapete come fanno gli hacker che se arriva l'FBI bruciano il disco, no? Già facevo dei ragionamenti assurdi pensando a quello che potesse essere il futuro di mio figlio. Invece poi arriva, dice: no, fammi vedere, e mi fa vedere i 45 giri. Poverino, no, beata gioventù. Lui effettivamente vive in un'epoca in cui i 45 giri, che io avevo, non so, il tempo delle mele, qualcuno si ricorda il tempo delle mele? Io avevo il 45 giri che continuavo a mettere su Sophie Marceau, e lui vive in un'epoca in cui non esiste 45 giri. Però qual è il fatto? Che prima di andar via mi dice: guarda, scusa, adesso ho da fare, sapete come fanno i bambini, ho il Bakugan. E dico: che cos'è il Bakugan? E inizia a farmi vedere questo oggettino. Qualcuno ha figli in sala? Ok, no, allora qualcuno mi capisce. Il Bakugan, che è collegato poi al Nintendo DS, che è collegato via wifi con quella che abita sopra di lui, e mi sono sentito un totale ignorante. Perché? Perché è così, anche se vi garantisco che io sono un maniaco di tecnologia, di internet, però ho capito come effettivamente poi la competenza è molto legata alle esperienze che fai, e internet ti spinge a cercare sempre di imparare qualcosa. Quindi per me oggi è una chiacchierata per scambiarci degli spunti. Io non so nulla di turismo, qualcosina mi sembra di intuire di internet e cerchiamo di fare così. Va bene, cominciamo. Prima di cominciare però mi dicono che siamo in collegamento live con il live streaming su internet. Ho 2 amici che mi hanno scritto dicendo: cosa vai a perdere tempo alla BTO che non ci sarà nessuno? Pubblico freddo. Allora io vorrei fargli sentire che ci siamo. Se mi aiutate al mio 3, facciamo un grosso applauso per salutare chi è in rete. Caffè pagato a tutti quelli che si alzano.
Se c'è una stand innovation, cena da Harris Bar pagata gratis dalla BTO, ok? Ho esagerato? Va bene, al mio 3. 1, 2, 3. Ok. Allora, per cominciare, io vorrei capire che cos'è internet e vorrei capirlo insieme a voi che cos'è il turismo e poi cerchiamo, non sono tanto bravo con le slide come i relatori precedenti, ho preparato un po' di immagini per qualche spunto. C'è bisogno di un pezzo di carta, ho bisogno di voi, mi date un po' di luce in sala? Delle signorine dovrebbero esserci con un po' di carta, sbaglio? Riusciamo a distribuire un pochino di fogli, ok? Chi ha già un pezzo di carta in mano è perfetto, fatevi vedere. Chi ha un pezzo di carta? Ottimo. Allora vorrei che guardate la persona alla vostra destra, se siete l'ultima fila di destra guardate dall'altra parte e in 30 secondi provate a disegnare un ritratto. Ok? 30 secondi al volo, al 3. 1, 2, 3, via, un ritratto. Veloci. 20 secondi. Liberate il Picasso che è in voi. 15 secondi. Un ritratto, solamente un ritratto. Ok? Chi ha già fatto mi fa un segno? Ok, vediamolo. Un ritratto, benissimo. Abbiamo un artista. Che lavoro fai? Albergatore. Peccato perché... Ok, 10 secondi. Chi ha fatto ancora? Chi c'è? Me lo fate vedere? Sembra un vecchio di 50 anni. Mannaggia. Perfetto. Questo è similarissimo. Va bene, adesso scambiatevelo. E vi chiedo di scrivere la prima parola che vi viene in mente se vi dico la parola turismo. Non so se l'avete mai sentita, però la prima parola, senza pensare. La prima parola che vi viene in mente. Turismo. Chi ha già fatto mi fa un segno? Ok, arrivo da te. Come vi chiamate? Paola. Cosa hai scritto? Viaggio. Ok, turismo. Viaggio. Altre parole turismo, aiutatemi. Mobilità. Hotel, lavoro. Vacanza, aereo. Datemene un'altra. Esperienza. Chi è che ha detto esperienza? Grande, esperienza, perfetto. L'ultima cosa che vi chiedo di disegnare, scambiatevi il foglio, ancora, ok? L'ultima cosa è un corso, sembra di pittura rapida. La prima immagine che vi viene in mente se vi dico la parola internet, la prima. Mi recuperate un po' d'acqua, scusami? La prima immagine. Chi è che mi fa vedere qualcosa? Una parola internet? Difficile, ha detto. Scambio, caos, costoso, qualche parola bella ce l'abbiamo. Collegamento. Che immagine hai fatto? Prima immagine? Come siete romantiche, va bene. Allora, quello che mi sembra di capire è questo. Internet, se parliamo di internet, non parliamo di tecnologia, stiamo parlando di persone. Questo è un primo aspetto importante, persone. Il secondo aspetto è il turismo. Per me il turismo sta passando da un business legato al viaggio a un business legato all'esperienza. Quindi mi date il primo video, se io vi dovessi riassumere quello che è oggi il business del turismo, ho coniato questa parola, condividere. Il business del turismo nell'era di internet è il business di vivere e condividere esperienze. Vi dico alcuni trend all'interno dei quali ci muoviamo, che possono essere interessanti. Il primo trend riguarda il fatto che internet è qui per restare. Sembra una banalità, ma è fondamentale. In pratica, vi ho portato quello che è un grafico della crescita esponenziale. C'è un signore che si chiama Ray Kurzweil, che ha scritto un libro che si chiama La singolarità è vicina, Singularity is Near, che ha tracciato una serie di prospettive da qui ai prossimi anni, in base a quello che sarà la crescita della tecnologia. Ve lo consiglio, se avete 2 minuti è un libro ben letto.
Io vi ho portato quello che è il grafico della crescita della tecnologia e della diffusione, della velocità di diffusione di tutte le principali tecnologie negli anni. Che cosa vediamo? Vediamo un dato molto interessante, che è questo. Il tempo che ci mette una nuova tecnologia a entrare sulla massa è sempre più rapido. Vi do qualche numero. Elettricità, 46 anni, telefono, 35, 31 anni la radio, televisione, 26 anni, PC, 16 anni, 13 anni il telefono cellulare, il web ci ha messo 7 anni. Questo è un campione, se non sbaglio, su un quarto della popolazione americana. Manca l'iPod, che ci ha messo 3 anni andare sulla massa, arrivare sulla massa, e se io penso ad esempio all'iPhone, le applicazioni per l'iPhone in 9 mesi hanno raggiunto una miliardata di download, e questo vuol dire che quando uscirà, non so, il teletrasporto, in 24 ore ce l'ha tutto il mondo. Questo è un dato fondamentale perché ci fa capire quanto dobbiamo essere veloci anche nell'adozione di quello che è il nostro modello di business. Un altro trend interessante è questo, l'internet delle cose cosiddetto. Cioè abbiamo un mondo che va in una direzione inevitabilmente di connessione dappertutto. Non è perché sia una moda, è così. Non vi dico quello che dovrebbe essere, vi dico quello che sta succedendo. Facendo un minimo di verifica su tutte le fonti vedrete che è così. Internet delle cose significa che qualunque oggetto sarà connesso a internet, le informazioni arriveranno da qualunque tipo di oggetto, e è un internet sempre più dentro alla nostra vita. Si parla di internet come alfabeto, che non è solo la ricerchina su Wikipedia, è il fatto che le persone usano, pensate appunto, io vi citavo i miei figli, hanno internet inside, si usa dire embeddato dentro, fa parte della tua vita di tutti i giorni, è così, è normale. L'aspetto legato all'internet delle cose è interessante. Vi faccio un esempio di una tecnologia di cui si parla molto, che è la realtà aumentata. Qualcuno ne ha sentito parlare? Realtà aumentata. Praticamente, secondo me, tutti i media, tra un po', avranno la possibilità di avere informazioni legate a quello che arriva da internet, sovrapposte a quello che è l'immagine reale. Come questo è uno spot di General Electric, hai un oggetto, in più vedi un altro oggetto, hai più informazioni, poi ci torno su questo. Altro trend fondamentale sono le persone. Quando si dice internet non è tecnologia, internet sono le persone, è perché c'è un'ondata in questo momento di persone che usano il web e lo usano per 1000 scopi diversi. C'è una sorta di democrazia perché tutti gli strumenti nuovi che sono usciti, software e hardware, avvicinano una massa di persone che prima era totalmente inimmaginabile. È anche un po', come dire, rivoluzionaria questa cosa. C'è il piccolo e nuovo grande, si diceva un po' di tempo fa. Hai la possibilità di fare grandi cose, di sperimentare, e c'è grande esaltazione intorno a tutto il mondo di internet, una sorta di eccitazione. Questa è la pubblicità del Viagra, scusate, ma non sapevo come trasmettervi questo coinvolgimento dell'utenza, che è forte. Personaggi che magari sono anche pazzeschi. Non è che in internet trovi solamente il premio Nobel, trovi di tutto di più. Perché? Perché il costo del fallimento è molto basso. Quindi io posso fare un progetto internet che mi costa poco. Non devo costruire un grattacielo. Se va male ho speso poco. Tutto questo trend, di cui parlava anche Morris prima, è il cosiddetto trend dei social media. Social media, questo è un video, anche questo se avete un minuto è carino, si chiama Social Media Revolution e riepiloga alcuni dati principali di questo mondo. Social media sono le persone attive in tanti posti. Vi do alcuni numeri: 1.300.000.000 di visitatori complessivi nel mondo, diciamo 23 milioni di utenti internet in Italia, 320 milioni di utenti su Facebook, 12 milioni e mezzo di utenti Facebook in Italia. Cresce Facebook di 700.000 utenti ogni giorno. Su YouTube 1.200.000.000 di visualizzazioni in un giorno. Ci sono dei mondi che in questo momento stanno prendendo piede e i numeri sono grossi. Io ricordo quando si diceva 10 anni fa, ma internet è qui per restare, poi dicevi sì, ma siete collegati in 4 milioni, non contate niente, soprattutto per la politica. Poi è arrivato Obama, ha vinto le elezioni grazie a internet per sua stessa missione,
come dire, l'approccio è un po' cambiato. Obama, uomo marketing dell'anno, vi ricordo, per l'anno scorso. Altro trend, i dati. C'è un'ondata legata alla mole di dati che sta arrivando. Questo ha vari impatti, perché i dati vengono prodotti da più posti, da telefonino, da portatile e via dicendo, e c'è una necessità anche di avere un'infrastruttura che scali, si dice in termini tecnici, cioè che se arriva una marea di dati io devo poterla gestire. È il cosiddetto cloud computing di cui si parla adesso, cioè chiunque di noi può avere ormai accesso per costruire dei progetti a sistemi che non mi richiedono dei costi fissi, ma dei costi variabili, cioè se il progetto va bene io spendo di più, se il progetto non va bene ho dei costi molto limitati. È il cosiddetto cloud computing sull'infrastruttura. Questo è un altro dato. Te ne vai? Ti ho annoiato? Ok, torna presto. A questo punto... Altro dato interessante, Did You Know 4.0 questo video, riepiloga il numero di dati, la mole di dati che in questo momento viene prodotta in rete. È una mole straordinaria. Non può non avere impatto sul settore del business, quindi il problema poi è come vado a monitorare e a gestire tutti questi dati. Brent Karma prima fa il monitoraggio dei social media, cioè di quello che si dice all'interno di questo, chi è che diceva prima, caos totale, c'è però una marea di dati interessanti, utili, idee, stimoli, c'è di tutto dentro lì. I dati sono i nuovi giacimenti di petrolio. Quando si dice che Google è il padrone del pianeta, è perché Google ha in mano i dati, è il database della conoscenza, alcuni dicono. Quindi i dati sono fondamentali. Un altro trend è questo qui del real time, cioè il tempo reale. Il tempo reale non è solamente per l'assistenza ai clienti. Questa immagine dice, abbiamo aspettato 30 minuti, non c'è il servizio e me ne vado. Quindi non è solamente questo, è che se il tempo reale c'è, vuol dire che la mia risposta, anche come organizzazione, deve essere strutturata per avere a che fare con qualcosa che va in tempo reale. Io vi faccio un esempio. Gli RSS, qualcuno usa gli RSS in sala? Ok, è un sistema per avere informazioni praticamente in tempo reale, è l'ANSA personalizzata, RSS. Prima si diceva, ma sono già in tempo reale. Già adesso con quel nuovo protocollo là, PubSub, BubSub, va ancora più veloce. Quindi io appena esce una notizia, uno scrive Montemagno in rete, io lo vedo subito. È pazzesca sta cosa, cambia, il tempo di reazione cambia radicalmente. Allora in questo contesto io mi chiedo, come si fa? Finita la favola, quando poi dici, va bene, questo è lo scenario, ma finita la favoletta dell'internet strepitoso, a volte io sono un po' così, dico, un po' deluso, no? Un po' scoraggiato. Come faccio a affrontare la situazione? Me lo chiedo spesso, io sono un imprenditore. Quando si diceva prima è difficile, a volte si ha la percezione che se non lo conosco questo mondo è un mondo complicato, è difficile. Alcune iniziative che fai sembrano un po' scritte nella sabbia, sono un po' così. Non ho un'idea dei punti di riferimento, ecco, quello che può mancare. Questa è l'instabilità che si ha. È fedele, è infedele questa struttura. Sembra infedele come questo ragazzo che mette il bigliettino con il nome della ragazza con cui è stato, se no non se lo ricorda, no? L'idea che internet non sia tanto fedele. Oppure ancora il caos, la disorganizzazione. Io qui vi dico, adoro le donne e chiedo scusa a tutte le donne in sala, però quando si parla di disordine, ho sempre quella sensazione come quando una donna la vedo al volante. È cattivissima questa, lo so, mi odiano sempre tutte le donne in sala, avete ragione, ma solo per questo aspetto. A volte un applauso a tutte le donne in sala che ingiustamente ho. Allora, come ci si muove in questo contesto? Mi fermi un attimo il video? Mi date la luce qui sul palco? Vorrei fare subito, odio parlare per teorie, quindi vorrei fare un esempio pratico con voi. Se questo è lo scenario, come facciamo a avere un'idea di partenza? Cioè, se io faccio l'albergatore, lavoro nel settore del turismo e voglio fare qualche cosa, almeno un'idea da dove partire,
con quali strumenti. Poi è chiaro che il budget dipenderà da chi sono, quante risorse ho, da mille aspetti. Sarò seguito da consulenti, quello che volete voi. Però proviamo in 5 minuti a avere un'idea di una scaletta di base. Se mi date una lavagna, mi recuperate anche un po' d'acqua che sono ok? Vorrei fare un esperimento con voi. Ho bisogno di un volontario, se è possibile una volontaria single, carina e ricca, se no va bene, insomma, un volontario. Vi anticipo già che, come sempre si fa in questi casi, ho già i volontari di backup, perché sapete che agli eventi poi quando chiami il volontario nessuno sale. Allora normalmente tu hai il volontario di backup. A uno degli ultimi eventi, grazie, abbiamo organizzato i volontari di backup, chiedo, c'è qualcuno? No, poi si alza una fila di volontari di backup e ho capito che avevamo esagerato col backup. Io in questo caso quindi chiedo una volontaria o un volontario che mi dia una mano a fare giusto un esperimento. Chi c'è? Vengo a prendervi? Un volontario? Una volontaria? Eccoci. Ti chiami? Irene. Un applauso a Irene che coraggiosamente, non sapendo cosa... Ciao Irene, seguimi. Non sei la volontaria di backup tu, giusto? No. Ok, saliamo di qua. Avete la polizza infortuni? Avete? Ok, saliamo di qua. Allora Irene, io ti chiedo di fare insieme a me questo esperimento. Cerchiamo in 5 minuti di raccogliere, pennarello, ok, di raccogliere un po' di idee su come muoverci per avere un'idea di uno scheletro, una scaletta, per fare delle iniziative di, diciamo, comunicazione di presenza all'interno del mondo dei social media, ok? La mia proposta è questa. Lasciamo perdere il sito che abbiamo già. Via. Lasciamo perdere la pubblicità. Via. Lasciamo perdere la pubblicità che facciamo magari online sui motori di ricerca. Via anche quella. Tutto il resto, il mondo social, come lo affronto? Proviamo in 5 minuti, ok? Di volta in volta ti diamo degli spunti e tu parti a scrivere. Ce la facciamo? Va bene. Di cosa ho bisogno per partire? Se voglio essere presente in questo mondo dei social media. Aiutatemi. Connessione internet, ok. Partiamo che abbiamo già la connessione internet e già un sito, ok? Una comunità, e in particolare una comunità, ti chiami? Gabriele, corretto. Una comunità. Come faccio a costruire una comunità? Uno strumento. Un blog. Ok. Allora facciamo così, segniamo Irene, mettilo in centro blog. Aspetta che... Ah, già. Molto bene, perfetto. Blog. Poi su questo io vi direi, il blog è una piattaforma, è uno strumento, è uscito adesso Posterus, ad esempio, scrivilo lì vicino, Posterus sotto, che è magari una versione un po' più avanzata, cioè non è solo un posto per mettere dei contenuti, ma in più raccoglie i contenuti dagli altri social network dove sono. Però diciamo, noi partiamo con il nostro blog. L'argomento sarà... Di cosa parliamo? Turismo, parliamo di quello che vogliamo, del nostro albergo, di un tema specifico, i viaggi per single, piuttosto che un argomento che volete voi. Intorno a questo blog che cosa possiamo fare? Abbiamo detto che c'è questo mondo di Facebook e YouTube, e noi cosa facciamo? Apriamo un profilo, dove? Su Facebook, dove apriamo, ok, possiamo scegliere tutti i social network possibili e immaginabili, che sono 200 e passa a crescere, o ne scegliamo alcuni? Alcuni, ne scegliamo alcuni. Quali? Magari più adatti, nel senso, alcuni social network vanno bene per alcune attività, altri social network meno. Faccio un esempio, YouTube, se vogliamo dire che è un social network, va bene per i video. Twitter, di cui... Qualcuno ha un account Twitter? Twitter, ok? Ci siamo, una prima fila di blogger, tutti twitteroli. Allora, Twitter è un posto per aggiornare in 140 caratteri da cellulare o da web quello che sto facendo. Quindi vi faccio un esempio delle offerte di turismo del mio albergo, 140 caratteri, mando un messaggino e mi si crea una pagina web che mi dice: se prenoti oggi spendi il 20% in meno. È uno strumento che sta andando molto forte, per le news ad esempio va fortissimo. Quindi cosa vuol dire? Che scegliamo
dei social network intorno a questo blog o a questo posterus che creiamo. Social network, guarda, mettiamoglieli qua. No, lascia, fai. Ok, mettiamo tipo una costellazione. Se vogliamo fare video metteremo YouTube, Vimeo. Se vogliamo mettere delle foto, Flickr, che è un altro sito di foto. Se vogliamo avere una presenza legata ai micromessaggi, Twitter va bene. Cos'altro posso mettere ancora? Su Facebook apro un profilo, dicevamo prima, però ad esempio quello che va forte per un'azienda sono le pagine su Facebook, dove posso raccogliere la mia comunità di utenti. Cioè apro una pagina, su questa pagina raccolgo la mia community, come diceva prima Gabriele, e su questa pagina poi posso inviare dei messaggi a tutti quanti insieme, li faccio interagire. Quindi una pagina può essere molto smart. Obama, nella sua campagna, per farci un'idea, ha assoldato Chris Hughes, che era il cofondatore di Facebook. Per cui l'idea di poter usare Facebook è molto forte. I social network possono essere tantissimi, noi sceglieremo il più adatto. Un consiglio che mi permetto di darvi, poi mi dite se dalla vostra esperienza se sarà andato bene o no, non scegliamo tutti. C'è un signore che si chiama Seth Godin, che è considerato uno dei più grandi guru al mondo di marketing, che ha scritto di recente un libro che si chiama Tribe, tribù. E in pratica il suo concetto è: scegliamo di essere i numeri uno in un social network piuttosto che essere mediocri su tanti. Lui ad esempio ha solo un blog ed è il numero uno di marketing su quel blog. Tutto il resto, come dire, dice io non posso seguirli tutti e quindi cerco di concentrarmi su uno, però su quello sono veramente forte. Poi come faccio a aggiornare tutto questo? Perché io mi chiedo, non è che possiamo stare tutta la vita, tutto il giorno a aggiornare contenuti dappertutto, giusto? Però cosa possiamo fare? Noi mettiamo i contenuti nel blog su quello che è il tema che abbiamo deciso. Poi possiamo fare un'altra cosa. Questi contenuti, magari in modo automatico, possono andare a aggiornare i profili dei social network che ho scelto. Vi faccio un esempio. Ci sono strumenti come Twitter Feed, ping.fm, hello.txt, io vi dico alcuni nomi, ce ne sono 3000 in circolazione, che in automatico dal mio blog mi spalmano quel contenuto sui social network. Poi è ovvio che sui video che metto su YouTube dovrò mettere del contenuto adatto, su Flickr che metto le immagini devo personalizzarlo nel modo giusto, su Twitter devo stare più breve, quindi è una logica ragionata ovviamente. Qui sta poi molto a voi, alle vostre competenze, al vostro settore. Una volta che ho fatto questo, cos'è che mi manca ancora? Ho i contenuti, sono presente sui vari social network, cos'altro mi manca? In genere, aggiornamenti, ok, però abbiamo detto che produco da un blog e poi aggiorno il resto. Cos'altro mi manca? Aiutatemi. Ho un vuoto di memoria, non mi ricordo. Monitorare, cioè abbiamo visto prima Brand Karma, ho bisogno di strumenti per sapere di che cosa stanno parlando i miei utenti. Parlano bene o male di me? Come faccio a intervenire se non so cosa stanno dicendo? E quindi da questo punto di vista avere degli strumenti di monitoraggio sono ottimi. Me lo scrivi Irene, quindi monitoraggio è qualcosa che è trasversale. È un po' la mia base, il mio orecchio, il mio occhio puntato sulla rete per sapere tutto quello che si dice di me. E poi intervengo sul blog e sui social network. Poi oltre a questo posso fare miliardi di cose. Posso fare, che ne so, un'applicazione su Facebook dove i famosi 12 milioni di persone che ci sono in Italia prendono, installano gratis questa applicazione che è un pezzo di software che tu metti nelle tue pagine e ogni volta che una persona clicca da lì e viene a comprarmi qualche cosa da me sul mio sito, per il mio albergo, io gli riconosco magari dei punti e se mi porta 10 persone poi gli do da dormire una notte gratis. Quindi è un modo per essere virali all'interno, no, dei social network. Cose anche molto, molto easy o molto complicate. La CNN fa un'applicazione per l'iPhone, quindi fa un software per l'iPhone dove tu puoi girare un video di giornalismo, dove sei, e lo carichi immediatamente sul loro sito dedicato al giornalismo fatto dalle persone. Il tipo di utilizzo dipende da voi, dipende da quello che volete raggiungere. Oltre a questo possiamo fare altre cose, abbiamo parlato di Twitter. Twitter potrei mettere, che ne so, ogni giorno un link con una proposta, un'offerta, in 140 caratteri, le migliori cose della Toscana.
i migliori ristoranti, la ricetta del giorno se sono un ristorante in cui ti dico oggi la ricetta che ti consigliamo è questa, 140 caratteri, ci occupa poco tempo ma creo la mia famosa community. Altre idee? Aiutatemi. Altro? Strumenti, social network, blog? Cos'altro posso fare ancora? Ditemi. Esperienze? Trovare il modo di legare la community. Questo è fondamentale. Ok? Va bene. In tutto questo, poi, che cosa ci serve? Che questo sistema si leghi a dei modelli di business nuovi. Irene, mi date l'altro video? Resti con me un secondo? Ti spostiamo questa. Ok. Guarda, aspettami un secondo che un tema è questo, dei modelli di business, cioè come faccio e quali sono i modelli di business nuovi. Un signore che si chiama David Weinberger, che è uno dei grandi guru di internet nel mondo, dice i mercati sono conversazioni, i mercati sono network. È la sua ultima frase. Cosa vuol dire? Che il mondo sta spostando le proprie ricerche da ricerche di parole chiave a ricerche di persone, cioè io cerco tramite le persone. In questo mondo, no, dei social network che a volte sembra così incasinato, in realtà sono fondamentali perché io cerco tramite le persone. È per questo motivo che noi dobbiamo essere lì. Conta molto di più un risultato che sia di una persona che è un mio amico. Qual è il miglior albergo che c'è a Firenze? Credo di più ai risultati di Google o credo di più ai risultati in cui c'è un mio amico che mi segnala la sua esperienza personale? Che è un passo in là rispetto alle recensioni. Un caso interessante di social network è Harry Potter. Harry Potter, che ha una brand value di 4 miliardi di dollari, in pratica ha costruito il suo grande successo, la Rowling, basandosi su internet. C'è un libro che si chiama Il favoloso marketing di Harry Potter. Non guadagni una lira da questi libri, però ve li segnalo, magari sono utili, e si spiega molto bene come sia effettivamente stato alla base dei successi di Harry Potter. Mi fermi un secondo qui il video? Ora, a proposito di diventare social network, io vi faccio una domanda. Io sono stato in vacanza quest'estate. Vado in vacanza, io sono single e volevo fare sport, va bene? Allora, arrivo in vacanza e voglio giocare a tennis con qualcuno. Per giocare a tennis con qualcuno devo andare dal tizio del villaggio responsabile dello sport, chiedere a lui, vedere se c'è qualcuno che vuole giocare a tennis con me. Tutto molto analogico. Allora io vi chiedo, ma perché ogni volta che io arrivo in un posto non mi date la possibilità di dire ok, queste sono tutte le persone che sono appassionate di tennis. È proprio una pagina, un social network, che hanno dato la loro disponibilità, ovviamente. Se tu vai in vacanza e te ne vuoi restare da solo, stai da solo. Se invece vuoi partecipare, vuoi fare delle attività, dai la tua disponibilità, il tuo profilo su Facebook, non è che devi fare miliardi di cose, e mi dici, guarda, i miei interessi sono questi, tennis, poesia, voglio andare al cinema. Vedo quelli con cui posso fare delle attività comuni. Sono single, non sono single. Ho dei bambini, ma ho bisogno di altri bambini per far giocare i miei. Ho bisogno di creare un social network. Per cui l'idea dell'uso del social network è sia come comunicazione, se dobbiamo fare delle attività di comunicazione, sia come servizio al cliente, perché diventa utile, mi dai delle informazioni utili. È quello che poi fate normalmente quando siete, non so, alla reception, che chiedo qual è il miglior posto e via dicendo. Ripartiamo, grazie. Quindi un trend che noi vediamo come modello di business è diventare network, diventare piattaforma. È un aspetto importante, se no mi sento sempre un po' isolato. Io ho queste immagini quando mia mamma diceva Marco, ma che mestiere fai? Lavori in internet, tutto isolato, no? nella mia cameretta. Invece non è così. Altro modello di business che vi segnalo, la cosiddetta just good economy, cioè l'idea che uso solo quello di cui ho necessità. Meno è meglio, si dice. Vi ho portato un trend che è molto forte. Questo è un trend di una cosa femminile. Se non lo capite c'è un workshop poi dedicato dal 1970 al 2000 passa. Fonte Playboy, scusatemi, ma questo è... C'è il workshop qui nella saletta, va bene, hai capito?
Allora, meno è meglio. A parte gli scherzi, meno è meglio, vi do degli esempi. Skype, le telefonate via internet tramite Skype non sono molto qualitative, ma funziona sufficientemente bene. 540 milioni di utenti Skype. L'MP3 è un formato che non è molto qualitativo. Infatti i puristi della musica dicono no, l'MP3 non farà mai strada. Ha rivoluzionato un settore musicale. È buono a sufficienza, non è il top della gamma, ma è buono a sufficienza. Le videocamere. Questa videocamera si chiama Flip e negli Stati Uniti sta facendo un grande successo. Non fa di tutto, ma costa poco, funziona bene, faccio i miei video, li carico in rete e a questo punto io ho la possibilità di avere immediatamente le immagini che ho girato e le carico in rete. Just good economy. Altro trend, crowdsourcing. Questo è importante. Spesso si pensa che la massa sia stupida. Questo ristorante che c'è in Emilia. In realtà io sono fermamente convinto che la massa sia incredibilmente intelligente se usi gli strumenti giusti. Una cosa importante è che oggi esistono delle piattaforme cosiddette di crowdsourcing che ti mettono a disposizione tutte le persone che vuoi, che siano i tuoi clienti che stanno in albergo, che siano persone sparse per il mondo, per fare in modo di raccogliere i loro feedback, le loro competenze, le loro esperienze. Un po' come questo spot. Alzami un attimino l'audio. Dove si fa finta che sia un telecomando a gestire un'orchestra. Ve lo faccio sentire un attimo. Crowdsourcing. Io ho questa possibilità, ho una serie di strumenti molto interessanti che costano anche poco, sono gratis. Idea Scale, l'ha usato anche Obama per la riforma della sanità, ad esempio. Raccolgo idee, spot.us per fare informazione per le inchieste giornalistiche, Kickstarter per finanziare dei progetti. Cioè attingo all'intelligenza del pianeta per avere spunti, feedback, collaborazione da parte degli utenti. E queste piattaforme sono pensate per raccogliere i dati, dargli una certa priorità. Altro modello di business. Io ve ne butto lì un po', ovviamente ce ne sono tanti. Application economy. Facebook, se fosse un paese, sarebbe la quarta nazione del mondo, come dati, come popolazione. E si parla molto di application economy. Questo signore, quello di destra, si chiama Mark Pincus e ha fatto un'azienda che si chiama Zynga. Nelle ultime 2 settimane ha raccolto $850.000 con un'applicazione per Facebook. Loro fanno solo applicazioni. Questo è interessante perché vuol dire che io non devo necessariamente fare un sito dove portare la gente. Io faccio, diciamo, tanti micrositi, tanti piccoli pezzi di me stesso che spargo nei vari social network e cerco di raggiungere la gente dove è già. Ancora, statosfera. Questo è interessante, guardate. È cambiato quello che si definisce lo status symbol, cioè se prima il mercato era un mercato di massa, oggi siamo passati da un mercato di massa a una massa di mercati. Vuol dire che ho a che fare con una marea di nicchie. Le nicchie riconoscono solo se stessi. Quindi se io prima avevo come status symbol la Ferrari, e tutti riconoscevano quello che è, in questo momento se io ho il lupetto della BTO, che per me è molto trendy come gadget, lo riconosce solo chi è in questa conferenza. Allora ho bisogno di creare delle esperienze. Il mercato del turismo è un mercato dell'esperienza. Sentiamo questo video che arriva. Esperienze condivivere. Vivere e condividere esperienze. Alziamolo un po'. Pensavo a quello che mi hai detto l'altro giorno, riguardo al mio dipinto. Sono stato sveglio tutta la notte a pensarci. Poi ho capito una cosa. E sono caduto in un sonno profondo, tranquillo, e da allora non ho più pensato a te. Sai che cosa ho capito? No.
Sei solo un ragazzo. Tu non hai la minima idea delle cose di cui parli. Grazie tante. Non c'è di che. Non sei mai stato fuori Boston? No, signore. Se ti chiedessi sull'arte, probabilmente mi citeresti tutti i libri di arte mai scritti. Michelangelo. Sai tante cose su di lui. Le sue opere, le aspirazioni politiche, lui e il Papa, le sue tendenze sessuali, tutto quanto, vero? Ma scommetto che non sai dirmi che odore c'è nella Cappella Sistina. Non sei mai stato lì con la testa rivolta verso quel bellissimo soffitto. Mai visto. Grande film, che cos'era questo? Datemi una gioia cinematografica. Will Hunting, vabbè. Esperienza, cioè il mercato è un mercato di esperienze e competenze. Devo darti degli skill, devi farmi imparare qualche cosa. Questa è un po' l'idea. Se io ti voglio ingaggiare, ti do... Questa è un'altra pubblicità del Viagra sulle competenze, ma non c'entra. Esperienze e competenze. Devo darti la possibilità di imparare qualcosa di cui tu possa parlare. Esperienze memorabili di cui parlare alle tue nicchie. L'altro tema è quello del gratis. C'è un signore che si chiama Chris Anderson, che è stato molto famoso per aver scritto un libro sulla lunga coda all'inizio, la cosiddetta long tail, e poi ha scritto questo libro gratis, free è il titolo originale, in cui parla di quelli che sono i modelli di business partendo dal gratuito. Che cosa posso mettere gratis oggi e guadagnare in un altro modo? Vi faccio un esempio. Google dà prodotti gratis, fa 30 miliardi di fatturato all'anno, 30 miliardi di dollari, da prodotti gratis. Qualunque oggetto diventa poi digitale, ha un costo di produzione e di distribuzione che diventa zero. Quindi qualcuno lo metterà gratis prima o poi. Cosa posso mettere oggi gratis nel settore del turismo? Posso dare gratis da dormire e in cambio, non lo so, mi insegni, mi fai la guida turistica. Dormi gratis, ma devi fare la guida turistica. C'è una palestra in Norvegia dove tu puoi andare gratis, però devi andare almeno una volta alla settimana. Se salti, paghi. L'idea è che ti lego a quello che poi è la tua performance. Mi fermi un secondo il video? Va bene, modelli di business. Quindi abbiamo visto... Irene, ti lascio andare perché ho visto che ti sei addormentata. No? Un applauso, Irene, grazie, gentilissima. Ciao, grazie ancora. Ciao, grazie. Allora, abbiamo visto quindi quali sono i trend, qual è l'idea per poter partire, una scaletta di base molto semplice, strumenti da dove partire, quali sono gli strumenti iniziali. Poi abbiamo visto alcuni modelli di business possibili, idee, stimoli, il mondo online sta andando in quella direzione, come possiamo noi agganciarci? L'ultimo aspetto, per chiudere e poi andare a mangiare tutti insieme, è quali sono 4 consigli pratici che possono tornare utili. Io ho scelto, andiamo pure col video, un personaggio che secondo me è forte. Jeff Bezos è quello che ha fondato Amazon. Amazon è uno dei siti di maggiore successo che ci sono online. Un po' di tempo fa ha registrato un video, dopo un'acquisizione che aveva fatto, in cui dava 4 consigli pratici. Se vuoi fare un progetto, ti do 4 consigli. Primo, attenzione straordinaria al consumatore. Amazon è famosa per questo. Iperattenzione al consumatore. Spesso, questo è il pipistrellino di Batman, il lavoro del... Vi siete mai chiesti chi proietta l'immagine? Allora, è come l'amore. Sentiamo l'audio. Fuori dal nostro rapporto. Ci sono dentro, talmente tanto che sono umiliata perché sono qui a supplicare. Meredith. Sta zitto. Tu dici Meredith e io urlo, l'hai dimenticato? Sì. Ok. Ecco qui. La tua scelta è semplice. Lei o me. Io sono sicura che lei è una gran donna. Ma vedi, io ti amo. E in un modo veramente incredibile. Cerco di amare i tuoi gusti musicali. Ti lascio l'ultimo pezzo di torta. Potrei saltare dalla montagna più alta se me lo chiedessi. E ciò che mi porta a odiarti mi spinge ad amarti. Per cui prendi me. Scegli me. Ama me. L'amore, no? Quando si parla l'amore per il consumatore, uno dice va, l'amore. Gran cosa l'amore, in effetti. No? Allora,
Devo dire però che invece uno, nonostante le delusioni che ci sono... Chi ha avuto una delusione in amore, dica io. Chi non ha alzato la mano o mente o ne avrà una molto presto. Questo è così, l'amore. È come i rapporti, no? Quanto ci mette una donna nuova a comprare i pantaloni. I rapporti non sono semplici. Con i consumatori, quante volte io, pensate, facevo il legale per l'associazione consumatori in un'altra vita. Vi garantisco che a volte dici no, basta. Invece con i consumatori bisogna averci a che fare, perché sono consumatori, sono protagonisti, sono prosumer, è gente attiva. E noi capiamo allora perché il video che abbiamo visto all'inizio sia così importante. Perché noi abbiamo a che fare con noi stessi, che a volte siamo azienda, a volte siamo clienti, in continuazione, ci scambiamo i ruoli in continuazione. C'è un altro libro che vi consiglio, Viral Loop, Adam Penenberg, dove individua in modo molto preciso come faccio a fare un'attività che diventa virale. Virale vuol dire che gira velocemente in mezzo a tutto questo mondo dei social media, i posti dove stanno gli utenti, ed è forte, perché io capisco che se faccio una buona iniziativa saranno i miei clienti, le mie persone a farmi da maggiore comunicazione. Il nuovo marketing, guardate, è il servizio clienti. Il servizio clienti è quello che fa il vostro marketing. Anche qui ci sono moltissimi strumenti che posso iniziare a usare. Social Media Revolution. Utenti, utenti, utenti. Il caso forse più interessante legato a un'azienda che ha lavorato molto bene col servizio clienti è quello di Zappos. Zappos è un sito che vende scarpe, solo scarpe, ma sono straordinari. Cioè loro, se ti vendono le scarpe, sono quelli che ti danno la garanzia a vita. Tu compri le scarpe oggi, poi dopo 10 anni dici no, guarda, però c'era un difetto, le cambi, te le cambiano. Questo signore è quello che l'ha venduto per $1,2 miliardi proprio ad Amazon, e se andate a vedere questa case history, Zappos hanno un servizio clienti, una cultura del servizio clienti che è straordinaria. È un'azienda che fa servizio clienti, perché il servizio clienti è il marketing nell'era di internet, è la cosa che funziona di più. Un altro consiglio interessante è questo, pensare nel lungo periodo. Ora, si è sempre un po' diffidenti quando si ragiona nel lungo periodo, perché nel lungo periodo io da imprenditore vi dico sì, ma i risultati li voglio vedere non nel lungo periodo, li voglio vedere subito, perché sto mettendo dei soldi. E allora come faccio a ragionare nel lungo periodo? In realtà mi rendo conto che pensare nel lungo è fondamentale. Alcuni dei più grandi successi oggi del lungo periodo vengono proprio da aziende che sono state capaci di interpretare quello che sarebbe successo negli anni successivi. Io vi faccio degli esempi legati all'online, però guardate che vale in tutti i settori, se andate a guardare. Google è uno di questi casi. Questi due signori hanno messo in piedi questo business planetario, che è un business dove non si vendono spazi pubblicitari. Google non vende spazi, Google vende intenzioni. È una cosa molto diversa. $30 miliardi fatturato, hanno dei numeri incredibili, e loro sono stati davvero bravi a capire cosa sarebbe successo. È una visione di lungo periodo. Quando sono partiti all'inizio, tra parentesi con $15 milioni di finanziamento, quindi non è che sono partiti nel garage, però hanno avuto questa visione. Altro esempio, YouTube. Questi sono i due fondatori. Questo in realtà è il terzo fondatore di YouTube, meno noto, e questo è il primo video caricato su YouTube nella storia. Video che definirei mediocre, nel senso è uno davanti allo zoo, primo video. Quando è partito, io vi garantisco, ho detto, questi non vanno da nessuna parte con i video così. In realtà ha fatto dei numeri incredibili, smentendo gli esperti, che poi, come sapete, l'esperienza la fai sul campo, provando, sbagliando, non ci sono gli esperti a parole. Numeri di YouTube, ve li dico. Se noi prendiamo i 3 network televisivi principali americani, ABC, CBS, NBC, per 60 anni li mettiamo a produrre materiale video, noi abbiamo un calcolo per 60 anni, 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, 7 su 7, 3 network insieme sarebbero stati in grado di produrre lo stesso quantitativo di ore di video che ha prodotto YouTube in 6 mesi. Allora voi capite che qua parliamo
è fuffa quando ci dicono sì, ma il modello di business qual è? Il modello di business è che hanno in mano i video del pianeta, questo è il modello di business. E quando fai 1 miliardo di visualizzazioni al giorno, poi parliamo del modello di business. È una logica diversa. Altro esempio ancora, Facebook. 320 milioni, vi dicevo 12 milioni e mezzo in Italia, è uno dei paesi europei che cresce di più. Io me lo ricordo anche qui, Mark Zuckerberg, quando per cuccare le ragazzine al liceo è partito con il suo applicativo. All'inizio si usava solo nei licei, non era pubblico. E all'inizio funzionava sì, funzionava no, gli fecero una famosa offerta da $1 miliardo e lui disse no grazie, voglio guadagnare qualcosina di più. E all'inizio hanno detto tu sei fuori di testa. Invece aveva ragione, Facebook è diventato il posto dove le persone si trovano a fare di tutto, a organizzare un movimento politico, un'associazione, del business, rapporti personali. Altro consiglio, inventare. Inventare è a volte dannatamente difficile, non so quale sia la vostra esperienza, però è frustrante, è complicato, ecco. A volte sei lì che ti scervelli per cercare di vedere, o fai finta. Questo negozio sta a Roma, vende stufe elettriche, email, però vogliono sembrare innovativi, digitali. Allora si fa finta e spesso, lo sappiamo tutti, più vai bene, più poi inizi a fare cose innovative e più la gente ti critica, perché poi ti muovi in un territorio che non è proprio il territorio, è un territorio rivoluzionario. Io mi vedo Obama con la maglietta del Che con Obama, non so, è un qualcosa che si fa fatica a capire. Però in questo caso inventare paga. Questo è un esempio carino, 350 si chiama, è un action day, quindi un'iniziativa fatta un giorno all'anno, organizzata tutta via internet, e in questo caso il tema è l'ambiente, portare la soglia di inquinamento, abbassarla. Loro hanno fatto tutto via internet e hanno organizzato una giornata di cui hanno parlato tutti, dal New York Times alla CNN, e sono stati veramente bravi a unire online e offline. Altro esempio, legato al turismo, Best Job in the World. Per trovare una persona che lavorasse in Australia, sulla barriera corallina, hanno organizzato un contest di 1 minuto, dovevi mandare un curriculum lungo al massimo 1 minuto. Sono arrivati video straordinari, ne ha parlato il mondo e alla fine dei conti era un recruiting, era proprio qualche cosa per trovare un volontario, ma ha creato una serie, ha innescato proprio una serie di iniziative fortissime. Un'altra idea, inventare. Se volete delle idee, un sito che vi consiglio è questo, il TED. Il TED è una conferenza che c'è una volta all'anno negli Stati Uniti, dove i cervelli del pianeta si trovano, da quello che ha inventato gli occhiali per il terzo mondo, che ti autoregoli e ti autoaggiusti e non hai bisogno dell'oculista, a qualunque guru di qualunque settore. Posso rubarvelo un secondo? Posso? Quindi devo dire che in questo senso, quando si parla di innovazione fondamentale, l'unico modo per conservare è trasformare. L'ultimo consiglio è proprio questo. Siamo sempre, it's always day one, è sempre il primo giorno, si parte sempre da zero. E io credo che internet sia una straordinaria opportunità, ve lo garantisco rubando il cartello ai ragazzi del corso di web marketing, e penso che ce l'abbiamo tutti davanti. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, buon appetito, buon proseguimento. Grazie a tutti.